Ciao a tutti pellegrini e pellegrine di Arete. Allora, c'ho un altro pensiero nella testa che oggi di cui ve ne parlo e riguarda la competizione, ok? O competere in generale. Voi dite, partiamo dal presupposto, no? Che insomma io dite Darwin, evoluzione naturale e comunque insomma io dite il più forte mangia il più debole, quindi comunque io dite il discorso di competere, no? Ok? O quindi forse sopravvivere, ok? È proprio perché poi comunque la competizione e la sopravvivenza in qualche modo sono molto legate sotto questo aspetto, no? Voglio dire, perché la preda compete col predatore, no? Insomma, voglio dire, e che tra altre prede, insomma, per sopravvivere. Quindi voglio dire, partendo dal discorso che comunque la competizione è una cosa naturale, ok? Del processo proprio della vita, ok? Quindi non soltanto di noi esseri umani, ma in genere su tutto, ok? Vedete, spesso penso che comunque noi sbagliamo l'oggetto, comunque non so come dite, l'avversario, ok? Ci mettiamo sempre a competere con gli avversari sbagliati. Non so come dite, ti faccio un esempio molto stupido, no? Ok? E adesso io sto a imparare il piano, ok? E voglio dire, qualcuno potrebbe pensare che ovviamente tutti gli altri pianisti sono miei avversari se io volessi diventare il pianista più bravo al mondo, ok? Quindi se io volessi diventare il pianista più bravo al mondo, tutti gli altri pianisti sono miei nemici, ok? Sono tutti i miei avversari perché io devo diventare il pianista più bravo al mondo e quindi sono tutti nemici. Però in realtà non è così, ok? Seppure volessi diventare il pianista più bravo al mondo, ok? Innanzitutto tutti gli altri pianisti sono amici, ok? Sono amici anche chi è il numero uno in questo momento perché tutti mi possono dare delle dritte, dei consigli su come migliorarmi, ok? O comunque posso guardare loro per prendere ispirazione, studiarli e migliorarmi, no? E quindi il vero avversario, ok? Non sono gli altri che competono nel tuo stesso campo, ma sei te stesso, ok? Quindi voglio dire, e spesso no, sta cosa ci porta a odiare i nostri nemici, no? O comunque quelli con cui competiamo, che stanno nel nostro stesso settore, mentre invece ci dovremmo ricordare che la vera sfida è ovviamente con noi stessi, ok? È solo con noi stessi la vera sfida. Ok, e niente, quindi ogni tanto penso a questa cosa e mi viene in mente e ho pensato, vabbè, oggi ve la condivido eh, perché alla fine, insomma, è un punto di vista magari diverso, no? Da quello che voi ci avete. Non lo so, magari voi fate giochi online in cui tipo PvP o altre cose in cui appunto c'è grossa competizione, o magari fate un'attività sportiva, no? E quindi anche in giochi di squadra, no? La squadra avversaria è il nemico, o comunque non lo so, anche quindi pure se non fate sport o se non giocate, magari avete un'attività tipo suonare il piano o qualcos'altro, e penso che se voi provaste a spostare l'oggetto della competizione, no? O comunque da qualcun altro su voi stessi, la sfida penso che diventa molto più interessante, no? Se alla fine se ogni singola partita, no? Per il vostro scopo non è competere contro l'avversario, ma semplicemente diventare ogni singolo giorno, no? La versione migliore di voi stessi e quindi batte il voi stesso del giorno precedente, praticamente potreste raggiungere una serie di vittorie incredibili, e quei giorni in cui fallite, in cui vi rendete conto che la, la vostra versione di ieri, ok? Voi il giorno prima avevate una marcia in più rispetto al voi di adesso, questo è un ottimo modo per cercare di capire su cosa veramente migliorare, no? Perché spesso noi ci paragoniamo con avversari o con altre cose che hanno un percorso diverso dal nostro e delle volte è anche difficile cosa dobbiamo fare per
per raggiungere non solo il loro livello, ma anche per superarli, no? Ovviamente hanno un percorso diverso, però se noi guardiamo il nostro percorso e capire che cosa c'è da fare o che cosa fare per migliorarsi diventa molto, molto più facile. E quindi ecco, la competizione deve essere tra di noi, e se noi vedessimo, no, tutte queste altre persone che stanno nel nostro stesso settore come colleghi invece che nemici, questo lascerebbe spazio a un sacco di altri sviluppi interessanti, perché insomma forse avremmo più amici invece che nemici, no? Ebbene, vabbè, questo era il pensiero odierno. Insomma, oggi il video è leggermente corto, però insomma non è che tutte le volte vedete sta beccare sti mattoni da 15-20 minuti. E ci vediamo presto, un bacione, ciao!